Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi siamo in compagnia di Alberto. Ciao a tutti. E della sua Dacia Sandero Stepway, versione 1000 a benzina. 1000 benzina. 1000 a benzina, quindi sempre 3 cilindri, 90 cavalli. 110 cavalli. 110 cavalli, bene, mi sono perso un attimo. E la versione Expression, quindi Sì. la via di mezzo. La via di mezzo. Ok. Alberto, ti chiedo subito, perché hai scelto la Sandero? Perché ho guardato i tuoi video, sono un attimino buttato nel mondo Dacia, poi l'ho guardata veramente bene. La macchina piccola relativamente com'è, 4,10 m, però all'interno è abitabile, molto abitabile. Sì, in effetti è forse una delle macchine, perché questa puoi paragonarla alla Clio, puoi paragonarla, non so, a una Peugeot 200, però in questa versione qua, alta così, è più un SUV, è anche molto spaziosa. Sì. Tant'è che io ho fatto un confronto con la Captur mia, che tanti mi hanno detto che mi è andato dal pazzo, perché ha detto che confrontare la Captur con la Sandero sono due auto diverse, era più giusta la Duster. Invece secondo me come abitabilità questa qua ci siamo alla grande. Sì, forse è un attimino più piccolina, però per quanto riguarda la capacità di carico credo che siamo lì. Sì, In grandi linee siamo lì. Sì, L'ho scelta anche per questo, poi anche una differenza di costi. Sì, quant'è che ti ricordi quando l'hai pagata? Intorno a quasi 19.000 euro, un 18,6, 18,7, chiavi in mano. Chiavi in mano, quindi sì. Però con la vernice bianca. Ah, ok, perché il bianco è... Il bianco è quello gratuito, Okay. sono intorno ai 700 euro. Comunque in 19.200, 19.300 la macchina usciva fuori. Ok, ho capito. Siamo sotto i 20.000 euro. Ok, questa è la versione 2026, come vedete hanno cambiato il faro davanti che lo chiamano monopixel, che è questo pixel qui spostato in su, poi hanno cambiato la calandra, ma dopo andremo a vedere con calma, e poi anche gli interni. E secondo me in questa versione qua restyling è ancora più bella di quella che ho fatto la recensione insieme a Federico e che ho fatto anche il confronto. Sono auto che secondo me in questo momento qua vanno alla grande. Certo. Ti chiedo, perché non l'hai presa GPL e l'hai presa benzina? Così? Ma era una convinzione sempre della benzina, avendo avuto altre macchine GPL che in passato, 10 anni fa, sai che davano più problemi rispetto a quelle di adesso, che adesso vedo tutte che vanno benissimo, però l'intento è, sono entrato nel mondo Dacia, Sì. proviamo 2 o 3 anni, poi vediamo col GPL, anche perché adesso i costi della benzina li ho visti proprio alle stelle, e il GPL, c'era un'altra macchina uguale alla mia di fianco a me, faceva la benzina a 60 centesimi, il carburante a 60 centesimi. Ok. Sì. E allora Alberto oggi è venuto giù da Milano per venire a fare questo video qua, e che io lo ringrazio tantissimo. Ci siamo conosciuti grazie a un commento che abbiamo visto, poi certo. Io ho detto scrivimi sull'email che così facciamo un video, e lui è stato subito disponibile a venire giù fin qua, che comunque sono più di 300 km Sì, circa, sì. circa. E la media dei consumi in autostrada, visto che hai fatto tutta autostrada? Siamo un 13-14 al litro rispettando i limiti. Okay. Quindi sui 120 km orari, 130 massimo, siamo sui 14 al litro. Ok, quindi una buona media, sì. Cioè per essere un 1000 a benzina va benissimo. non Ma è lo stesso male. consumo della città. Litro in più, litro in meno, siamo sempre lì, 13-14. Ok, quindi non c'è tanta differenza tra... Non c'è tanta differenza. Questa Anzi, 6 marce? 6 marce. Proprio non ho notata. Questa in particolare non indifferente, perché di solito l'ibrido, per dirti, c'è una differenza abissale, perché nasce per la città. Il diesel, siamo là, però il benzina che consumi uguale sia in città che... Sì. Questa è stata una sorpresa anche per me. Forse perché in sesta è a pochi giri, non so. Comunque adesso. 14 al litro in città va benissimo. Sì. E anche in autostrada al limite va benissimo, perché magari con una media più bassa, intorno ai 90-100 km/h, che ho fatto un pezzettino di prova, comunque faceva anche 16 al litro, 16, quasi 17, va benissimo, è un benzina, Molto un benzina a 110 cavalli, quindi va molto bene. È valido, sì. È Poi, valido. torno a ripetere, adesso magari sembreranno tanti soldi, 18-19 mila euro, ma il giorno d'oggi con quello che costano le auto, vai a prendere la sua sorella, la Clio, della Renault, ci vogliono 23-24. No, era l'unica, assolutamente l'unica, perché qualsiasi auto paragonabile a questa c'era una differenza almeno di 4-5 mila euro. A meno che non ci sono altri marchi che poi sei obbligato a seguire delle finanziarie, invece qui sei libero
di acquistarla in base a ognuno ciò che desidera. Ah, ok, non sei stato obbligato No, a fare finanziamento? assolutamente no. Ok, perché ci sono, come dici Sì. te, ci sono proprio delle marche che Sì, ti sì, per obbligano. curiosità ho fatto un giro in varie concessionarie ed eri obbligata ad acquistare. Il prezzo sembrava conveniente a pari di questo, ma poi alla fine la differenza c'è, è molta. Ok. Bene, io adesso direi facciamo un giro intorno all'auto, vediamo un attimo le differenze che ci sono dal modello precedente, che tra l'altro ho appena fatto la recensione, quindi questa uscirà fra 2 settimane e siamo lì, così magari se volete andare a confrontare le due auto, si trovano solo così adesso, perché penso che le vecchie le hanno smaltite. Sì, forse è rimasta proprio qualcosina. Quella che ho fatto io era un Extreme, però vabbè, qua andiamo a vedere appunto anche le differenze che ci sono tra un Extreme e un Sì. Expression, così vediamo un attimo. Ho visto che già il display da 10 pollici, Sì. infotainment, che è di serie. Boh, dai, facciamo un giretto così la vediamo e ce la facciamo raccontare, anche perché mi ha già detto 2 o 3 chicchine che magari possiamo portarla dentro al video. Eccoci qua, partiamo dal frontale, come al solito, vedete hanno cambiato la calandra col nuovo logo, cioè no, il logo è sempre quello, però i pixel che hanno messo qua, stessa cosa nei fari qui di posizione, vedete che hanno alzato il pixel, l'hanno messo qui da solo, quindi viene interrotto e alzato. I fari restano sempre comunque anabbaglianti a LED, gli abbaglianti alogeni e qui abbiamo anche comunque i fendinebbia, cosa non scontata. Hanno usato i stessi materiali che usano per la Duster, quello riciclato, la plastica è sempre quella, Sì, sì, sì. a vederla così. Diciamo che hanno importato tanti particolari della Duster, secondo me, perché anche all'interno, visto il display... Che a me sembrava una piccola Duster. Esatto, secondo me sì, esatto, Sì. è una piccola Duster, potremmo chiamarla piccola Duster, dai. Sì. Se agli altri va bene la chiamiamo piccola Duster. Allora, abbiamo aperto il cofano motore, come vedete, perché Alberto mi stava raccontando che si è accorto di questo Sì. particolare qua. Che praticamente il liquido dei tergicristalli è separato da tutto quello che riguarda il vano motore. Quindi l'hanno messo qui a parte, chiedendo anche ai meccanici quando hanno consegnato la macchina, ha detto che in teoria noi l'unica cosa che dovremmo fare è sempre guardare la vaschetta dell'acqua dei tergicristalli. Ok. E basta. Assolutamente, per il resto ci pensano loro. Ho capito. Ah, quindi come manutenzione tua Come personale? manutenzione personale, Ok. certo. È la prima volta anch'io che, cioè, non so se sull'altra c'era così, ma non mi Io sembra non che l'ho sia là. vista perché non ci ho fatto caso. Ho fatto caso quando ho ritirato la macchina che me l'hanno spiegato. Ok, poi il motore è il 1000 3 cilindri, però a differenza della vecchia, in effetti era rimasto che aveva 90 cavalli, qua Invece ne ha 110, quindi 20 in più. 20 in più. 20 in più come... La versione GPL ne ha 122, quindi Sì. io non so se c'è così una grossa differenza, ma rispetto ai 90 di prima sicuramente qualcosina in più hanno guadagnato. Beh, 20 cavalli su 90 c'è una buona percentuale in più. Sì. Poi vedo che comunque, ormai che ci siamo, facciamo vedere anche le rifiniture e come qui abbiamo una guarnizione di protezione, qui abbiamo un isolante, che ad esempio anche questo può essere un particolare, magari l'hanno isolato ancora meglio. Come vernice vediamo un attimo che all'interno è verniciata così, gli ho messo uno spruzzo e via. Guardiamo anche intorno qua le lamiere, che dopo sono tutti particolari che vanno visti, però vedo tanto materiale fono assorbente anche lì, non so se riuscite a vedere. L'hanno migliorato secondo me come isolamento, perché lì ce n'è tanto, anche guarda nei parafanghi e all'interno. L'hanno migliorato di sicuro, questo sì. Va bene, io direi continuiamo lateralmente a vedere com'è fatta. Vedete che anche qua le plastiche sono fatte come quelle della Duster, con quel materiale che adesso non ricordo il nome di preciso. Qui abbiamo i nuovi copricerchio, Sì, perché i che cerchi... sono fatti bene perché al primo impatto sembrano quasi cerchi Lega. Sì, in effetti pensavo Sì. fossero cerchi in lega io. Ruote, queste cose qua sono delle ruote invernali, 205-60 R16. Vabbè, questi qui le compri a parte, non le danno di serie, danno ok. solo con le gomme estive. Ok, e non si può fare neanche a 4 stagioni? No, compri io, personalmente la mia concessionaria mi ha proposto tutte e due, ok. poi credo che sia una scelta singola. Ok. Qui poi abbiamo l'indicatore di direzione che è ancora alogeno, questo qua non hanno cambiato, hanno messo questo fascione, allora, aspetta che faccio un'inquadratura così laterale, giusto per farvela vedere, i vetri oscurati,
I vetri però, Alberto, li hai oscurati Però te. no, li ho fatti installare io lo stesso giorno che ho comprato l'autovettura perché avendo una bimba piccolina, almeno per i raggi del sole, sai, Ok, sempre qualcosina in più. quindi E aftermarket. poi comunque un discorso estetico col bianco così. Sì, va anche no, bene. sta benissimo, sta molto bene. Sì. Poi vedete che ha già le barre qui superiori che si possono girare, dopo vi facciamo vedere che c'è anche una chiave Sì, per di girarle. serie. L'antenna spina di squalo, già di serie, Sì, di serie. quindi fatto così. Dietro, qui ci sono altri cambiamenti che hanno fatto. Allora, vabbè, a parte i vetri oscurati che sono stati fatti dopo, hanno fatto questo fascione qua, che non so se vedete, c'è scritto Dacia, adesso non so se si riesce a leggere, vediamo se riesco a inquadrarlo in qualche modo. Comunque qui c'è una scritta Dacia, spero che si veda dopo nel video, perché al momento io non riesco a vederlo. Sì, devi andare un po' in controluce. Sì, devo andare in controluce così forse si vede. Eccoci qua, aspetta, facciamo un giro così, zac, spero che sia venuto fuori. Eccoci qua. Eccolo qua. Poi anche i fari dietro sono cambiati, sono diventati trasparenti, come hanno fatto adesso nella Clio, come hanno fatto nella Captur. Li hanno fatti trasparenti, sempre col monopixel, a richiamare quello frontale. Vedete che il pixel è stato spostato sopra. Poi per il resto mi sembra molto simile, le plastiche qua sono sempre quel materiale riciclato, sensori posteriori e poi per il resto è uguale. Adesso direi, io di solito faccio misurare il bagagliaio a chi ha l'auto, Certo. eccoci qua. Ricordo che questa è la versione a benzina, quindi non abbiamo il bombolone del GPL, ma penso che quella GPL siano molto simili. Allora, Abbiamo una larghezza di siamo a 105. 105, cioè, Calcolando che poi, vabbè, abbiamo anche più spazio qui, Ok. ai lati, sì, abbiamo un vano qua, e un vano qui piccolino. ok, una luce di cortesia qui, Sì. solo nella parte E sinistra. 2 portaborse a destra e 2 portaborse a sinistra. Ok, 2 di qua e 2 andiamo a vederle di qua. C'è un'altezza da pavimento alla capelliera Siamo a 57. 57 cm, Sì. non è male come bagagliaio, e una profondità bassa, vediamo un attimino quanto è. Comunque è un bagagliaio che qua ce ne stanno di valigie. Siamo a 80, circa 80 80. cm. In basso però, che poi Sì. comunque sicuramente qui Stringe un pochettino. stringe un pochettino. Più poi c'è sotto che il kit o la Sì. gomma di scorta per ulteriore spazio. Ok. Cioè possiamo usufruire di ulteriore spazio per quanto riguarda il sottobaule. Ok. Sì, ma comunque già un bagagliaio qua te ne stanno di Sì. valigie. Ho visto SUV che hanno bagagliai più piccoli. Sì, Molto più grandi. sicuramente, le ho viste anch'io. Poi vedete qui ci sono tutte le lamiere, sì, ecco qua ci sono le differenze perché andiamo magari, ma sono parti che uno non va mai a guardare. No. Cioè queste lamiere qua, anche che qua ci sia la plastica o ci sia la lamiera, chi se ne frega, diciamo tra virgolette, abbiamo le nostre prese qua. Particolare della versione 2026 sono questi, Sì. che vengono chiamati U-Clip. Sì, U-Clip, che comunque ho già comprato io un kit che sarebbe la lucina, il portabibite, un gancino portaborse, che la lucina la puoi mettere anche qui sul bagagliaio. Se dovessi tenerlo un po' più aperto che la luce lì si spegne, metti benissimo la luce qua sopra. Ok, anche questi sono stati importati dalla Duster, perché la prima volta Sì. io li ho visti sulla Duster, Sì. poi sulla Jogger e adesso Sì, vabbè, no, ma infatti gli accessori erano già disponibili e suppongo che siano gli stessi. Esatto. Adesso vi voglio far vedere come si sta seduti dietro. C'è un passeggino, ma comunque appunto per quello così vediamo anche col passeggino e se c'è una persona in più, e vi faccio vedere come si sta seduti dietro. Bene, adesso Alberto sale dietro sulla sua auto, eccolo qui. Alberto, quanto alto sei? 1,85-86. Ok, quindi guardate spazio. Prima mi hai chiesto perché ho comprato questa macchina, uno dei motivi è anche questo. Il sedile è sulla mia posizione, la macchina è 4,10 m, quindi è una macchina compatta. Io all'interno ho spazio per la testa, sono 100 kg, 1,85 e sto bene. C'ho spazio per le ginocchia e il sedile sulla mia posizione. In 4 adulti come me qui ci navigano. Ovviamente il posto in mezzo non lo contiamo neanche, magari per un bambino, Sì. però se ti stringi ci stai lo stesso. Questo è stato uno dei motivi principali. No, per questo che se tu sali sulla Clio, che sarebbe il confronto più giusto, sarebbe la Clio, Sì. non stai così comodo. No, sono andato in concessionaria perché le concessionarie Clio, quindi Renault e Dacia certo. sono insieme, sono entrato. Posteriormente non ci con la mia altezza non ci stavo, No. cioè in senso se proprio devi mandare avanti il sedile. È vero, cioè, è così. Come è poco da fare. comodità
Ha mantenuto le maniglie, comunque vedo che le maniglie ci Sì, l'ha sono. tirata via solo all'anteriore come fanno tutti sul lato guida. Ok. Poi stavo vedendo, questo è il U-clip che è stato messo qua. Sì, queste qua le ho comprate io come ti dicevo prima. Questo vabbè è un Togli. kit che puoi aggiungere la luce, puoi aggiungere il portabottiglie, però chi ha una bambina piccola come me puoi mettere qui che si mette la bottiglietta 2 dell'acqua, si mette secondi. il succo di frutta, sì, in un Ah. secondo cambi, metti la luce, così Potete puoi leggere inclinarla. qualsiasi cosa. Quindi è c'è. abbastanza comoda, questa stessa luce la puoi usare come ti ho fatto vedere prima nel baule, oppure la metti anche davanti ho messo il portaborse che volendo lo puoi mettere anche qui dietro. Io davanti ho preferito mettere il portaborse, però comunque li puoi spostare dove vuoi. Quella lì è una comodo, comodità è molto non comodo. indifferente, Sì, insomma. non indifferente. Sì, vedete anche qui adesso noi abbiamo un passeggino e comunque ci stai tranquillamente anche per entrare dentro. Guardate la porta quando si apre, è a 90 gradi praticamente. Puoi salire, fare salire il bambino e sono tranquilli. Quindi, Ma sì, certo, ci sono macchine più grosse che non hanno tutte queste aperture qui. sì. Macchine anche sportive, che ovviamente sportive, macchine abitabili, macchine da 4,5 metri, che nel posteriore io ho provato a vederle, ma quando apri la portiera sei un po' inclinato, ti devi abbassare. Io l'ho acquistata, la prima necessità è stata la bambina. Apri la portiera ed è libera. Esatto. Cioè c'è tutto questo spazio Ne qua. hai di aria, hai C'è aria. spazio per me, Esatto. per un adulto che si mette dietro e per un bambino, una bambina. Esatto. Ne hai di aria, è ariosa, molto. Sì, sì, molto. Adesso vi faccio vedere anche visto da dietro come è fatta, che c'è la nuova plancia, il nuovo display da 10 pollici. Vedete lì il climatizzatore in questo caso è manuale, comunque adesso saliamo davanti. Vedete la rifinitura? Beh, dopo quando saremo davanti vi faccio vedere il particolare del monopixel che c'è lì. Abbiamo la luce, sì, qui le maniglie anche davanti, non c'è Sì. una plafoniera dietro, ma Non perché? questo è un difetto. Sì, però abbiamo gli U-clip. Ho capito, abbiamo il clip, però a volte la mancanza c'è. Con i sedili, con i bambini nei sedili posteriori che ti dicono accendi papà per favore la luce non c'è, devono accendere, l'ho comprata Quello sì. apposta. Nello stesso tempo una cosa che mi ha sorpreso sono le tasche nei sedili, questa è la versione intermedia. Almeno sì. per me è una gran comodità. Sì. Lasciamo stare che qui ho aggiunto io, ma entrambi i sedili abbiamo la possibilità di mettere all'interno i nostri oggetti. E altra cosa che stavo guardando, scusa Alberto, ho notato adesso, che qui sotto c'è una presa USB. USB-C per la ricarica. Esatto. Allora io ho una Skoda Octavia adesso per Sì. lavoro e non c'è. Dietro non c'è una presa USB. Nessuna presa USB. Ah, ok. Auto da 40.000 euro. Sì, Giusto certo. per dire le differenze. Le cinture non sono regolabili. Le cinture non sono regolabili, hai airbag laterali. Okay. E l'unica cosa, il discorso di prima della U-clip, che qui sul poggiatesta del passeggero abbiamo l'aggancio. Sì. Sul poggiatesta del guidatore non c'è l'aggancio, lo devi acquistare a parte. Ok, comunque è una cifra relativa, credo che sia intorno a un 30 euro, però bisogna acquistarlo a parte. Ok. Niente di particolari. Sono piccoli particolari. Magari uno adesso va a acquistarla e dice ok, devo ricordarmi di farmi mettere questo pezzo qua. Ma sono tutte cose che te ne accorgi quando hai la macchina. Esatto, quindi questi video qua, a me piace portare i video di chi ce l'ha, perché si accorgono di certe cose che non ti accorgi al momento dell'acquisto. Perché se là sei preso che wow, voglio andare a prendermi l'auto nuova, certo. Ma magari dopo uno si fa un appunto, devo ricordarmi di chiedere di questo e chiedere come ho fatto io che ho comprato la macchina a occhi chiusi. Per fortuna è stata una bella sorpresa perché ho visto il modello precedente, non era ancora in concessionaria, quindi ho fatto partire l'ordine. Comunque le differenze sono poche, ma qualcosina c'è. Penso che tu sei uno dei primi ad aver avuto il 2026, sì, perché ce l'hai da quasi 2 mesi? Erano appena, quando l'ho ritirata io eravamo i primi nelle consegne, i primi giorni. Ok, bene. Quindi io direi andiamo a vedere il davanti perché ho visto un particolare lì che adesso vi faccio vedere. Prima di passare alla parte anteriore, Alberto giustamente mi diceva di questa particolarità qua, che c'è su tutte le auto, ma nessuno ci pensa, perché nessuno parla di questa cosa qua, che è una sicurezza che hanno messo qui, che è manuale comunque. Sì, ma basta spostare la lavettina qui davanti, sul lucchetto, per chiudere le portiere dall'interno. Se ha dei bambini, come si è capito io la macchina l'ho acquistata guardando tutte queste cosine per la bambina,
Se abbiamo all'interno delle persone adulte basta sbloccare, quindi spingere avanti sul lucchettino aperto, è facilissimo. Sì, un secondo. È un secondo, Ok. però è molto comodo. Vetri elettrici anche dietro, come vedete, Sì. plastica tutte rigide, facili da pulire e che non vibrano negli Sì, anni. era un qualcosa che all'inizio anche a me, comprando la macchina, ho detto, ma tutta è rigida, e invece quando poi si passa allo straccio, quando si pulisce, inizi anche a apprezzarla, perché sì. dici, guarda com'è semplice, come, che poi non è un materiale economico, è rigida, comunque è bella, non si muove di 1 millimetro. No, io ho visto una Duster di 10 anni e ancora che le plastiche Sì. non scricchiolano niente, quindi sì, brutte, cioè brutte, che uno deve andarla a sentire che è rigida, ma se no, per il resto chi se ne frega. No, io guarda. Guardo la praticità. Sì, anche io. Chiudo? Sì, chiudi pure. Queste qua sono guarnizioni che sono state messe dopo da te, no Alberto? Sì, no, beh, l'ho messa io, comunque la macchina è nuova. Tutti particolari. Apro un attimo Alberto, Sì. scusa. Andiamo a vedere qui dove appoggiamo il braccio, è morbido, e qui tutta plastica rigida. Sì, questa è la nuova tinta, mi hanno detto così, perché l'altra era leggermente più chiara. Quando l'ho vista io, la versione intermedia era leggermente più chiara. Sì, è più verso il bianco, bianco. Questo è un azzurrino. È più bella, ti ho detto, io comprando la macchina anche chiusa, quando l'ho vista così ho detto wow, bellissima. Esatto. E anche è ripresa sui sedili, vabbè, qua il coprisedile, però vedi il sedile del passeggero è ripresa nella parte anteriore, lì nella parte superiore. Esatto. Questo è il nuovo display da 10 pollici che parlavamo prima, quello della Duster praticamente. Ecco, un'altra particolarità, volevo farvi vedere questa cosa qua, vedete che è sempre il monopixel che c'è davanti sui fari e dietro, viene riportato anche qua sopra. Ma la novità più grande, secondo me, scusa Alberto mi appoggio qua, è questo. Questo sensore qua, che lui legge 24 ore su 24 cosa state facendo e se siete distratti. Che è un bene da una parte della sicurezza, dall'altra è un bene e un male, perché guardi a destra se arriva qualcuno e esce il messaggio concentrarsi sulla guida. Esatto, perché devi essere sempre fissato davanti, perché altrimenti cioè lui te lo segnala subito. No, allora, diciamo che a volte può essere utile. A volte può essere utile perché comunque col suono te subito l'occhio lo punti sul display cosa sta succedendo. Esatto. A volte è un po' invasivo. Sì. Ma invasivo soprattutto invece sono i controlli della corsia, del mantenimento della corsia, che nello stesso tempo con questo tastino qui le puoi disattivare, cliccandolo 2 volte velocemente le puoi disattivare. Ok, che dopo puoi personalizzare come sì, io l'ho lasciati standard, però li tiro via quasi sempre perché è molto invasivo, perché se vai quasi vicino alla corsia ti ributta subito dentro. Sì. Se non metti la freccia, che bisogna sempre metterla, ma se per caso non metti la freccia che stai effettuando un sorpasso in tangenziale, in automatico la macchina va a destra e a sinistra e si muove un pochino il volante, quindi io preferisco disattivarlo, poi sono scelte soggettive. Ah sì, quello sì di sicuro. Questo è, vabbè, il cruscotto è ancora analogico per fortuna, perché il display da 7 pollici che hanno fatto a me non piace. Ma ho preso questa versione intermedia perché la differenza di prezzo era veramente pochissima. Sì. Anche per questo discorso qui. Il display digitale a me non piace proprio per nulla. Cioè, perché non mi danno la possibilità di scegliere voglio l'analogico o voglio il digitale? No, se prendo l'Extreme non posso. Non posso prendere per forza quel digitale là che a me non piace per niente. Però l'Extreme nello stesso tempo ha i tappetini di gomma. La differenza è questa. Questi tappetini qui di tessuto sono belli, un peccato che quasi 2000 km si vede già qualche cenno di consumo. Sì, sono abbastanza poco spessi, diciamo così. Ecco, io dei tappetini che ho visto più spessi in assoluto, cioè non ho mai visto dei tappetini così grossi, sono quelli della BYD. BYD qualsiasi tu prendi ha uno spessore incredibile. E qua si vede che è fino, poco da fare, come era nella vecchia Scenic o nella Captur, avevano dei tappetini veramente economici, diciamo così, tra virgolette. Questo è il nostro bel display che vedete qua, qui abbiamo il bocchetto dell'aria, la climatizzazione, USB-C anche davanti, vedete 2 porte USB-C, e anche qui dove prima c'era l'USB, in questa posizione qua, adesso hanno messo l'USB-C. Che qui se vuoi mettere una dashcam è molto comodo avere qui il nostro preso USB-C da collegare. Quella è una presa molto furba secondo me, intelligente. Il volante invece anche qui, come dicevete prima, è lo stesso della Duster. Ok. È uguale, quello nuovo, perché il modello precedente, io quello che ho visto in concessionario non era così, era ancora più rotondo, era fatto diversamente. Questo volante qui invece l'avevo visto sulla Duster. Sorpresa, quando mi è arrivata la macchina
c'è questo disegno nuovo qui. Bello. Sì, che poi è regolabile in altezza e profondità. Altezza e profondità. Altezza Quindi e profondità, ok. tutti e Ecco, due. questo è un particolare che mi dimentico sempre di far vedere e di dirlo. Qualcosa che anche qui come tappetini sembra quasi consumarsi subito. Ma speriamo che sia solo grafico così che sì, si segna facilmente. Facilmente. Quello un po' sì. Ok, poi cosa ci manca da dire? Beh, l'infotainment, ho già fatto un video per quanto riguarda la Duster, la Bigster, è molto simile, Android Auto e Apple CarPlay wireless, quindi Sì. quello lì non manca nulla. Passo dall'altra parte e giro intorno a Alberto per far vedere gli Uclip per il discorso del portaborse, Sì. ok? Così andiamo a farlo vedere, eccoci qua, tanto abbiamo fatto un giretto intorno all'auto, vedete quanto pratico è questo Uclip. Che qui, volendo, voi potete mettere la torcia, potete mettere il portabicchieri. Ma sì, in automatico basta, è Puoi fare- attaccata dietro, quindi basta sollevarla, Tac, togli questo. togli questo. È una cosa che è così semplice ma così efficace che è incredibile. Sì, magari la luce, uno dice, ma cosa mi serve la luce? Può essere la luce, può essere il portabottiglie, può essere il portaborse, quello che ti Ma serve. certo. Sì, sono tutti accessori che si possono acquistare. Le scelte sono indifferenti, però prendendo l'accessorio, quello completo come ho fatto io, Esatto. quindi anche il portabottiglie, certo abbiamo anche lo spazio sul laterale, Sì. però anche mettere una bottiglia in più può essere comodo. Esatto. Qui volevo farvi vedere, adesso che hai indicato, Alberto, Sì? la chiave, se vuoi spiegarla a te, questa qua, che è quella delle barre. Allora, io non l'ho mai utilizzata. Questa qui me l'ha fatta vedere direttamente il concessionario, che mi ha detto che basta svitare e giri in automatico le barre. Di 90 gradi, quindi Di dopo 90 metti su. gradi. Cioè, però bisogna smontarle tutte e Ok. bisogna mettere sul lato anteriore e lato posteriore. Però ci sono già. Ci sono già, è non come è- se hai sempre Sì. le barre sulla vettura. Esatto, sono molto pratico questa cosa qua. Bene, poi c'è il cassettino qua che mi dimentico anche questo sempre di farlo vedere, che è abbastanza profondo. Sì, no, è profondissimo. Non è Adesso ammortizzato. è abbastanza pieno, Sì, non è ammortizzato, non ha la luce anteriore, ok. la luce all'interno, comunque è profondissimo. Cioè, è veramente... Cioè, si va veramente metto la mano, si va veramente Sarà avanti. un 30 cm buoni. Sì, sì, se non di più. tranquillamente. Vedete che sì, non è ammortizzato né niente, però c'è. Ogni quanto lo apriamo sto cassettino, boh, tra virgolette chi se ne frega anche di questo, cioè, nel Sì. senso che da qualche parte devono risparmiare, Però non è ammortizzato, alla fine Sì. non è che dà chissà che colpo. Esatto. Buono, per il resto questa è l'auto, ha anche il bracciolo, ha un bracciolo anche con porta oggetti Sì. o il bracciolo Sì, il qua? bracciolo Ok, è vedete anche qua. abbastanza piccolino, però ci stanno proprio veramente due cosine all'interno, Beh, ma c'è, però c'è esatto, e quindi è comodo. quindi sempre di serie. Non abbiamo la luce Ok, da entrambi i lati. ok. Abbiamo vabbè, il portatessere, ma manca la luce. Si accende questo qui meno dei problemi. Esatto. Però Qui è il tasto SOS, sempre per la sicurezza in Sì. caso di incidente, speriamo mai. E vabbè, qua il telepass, e qui ci sono tutti gli ADAS sì, del dalla frenata caso, automatica, le luci automatiche, quindi ha tutto quanto... tutto quello che serve, anzi per me certe cose fin troppo come i sistemi di aiuti alla guida sarebbero anche eccessivi. Ok, e qui dopo abbiamo il tasto Eco, se si vuole risparmiare carburante, logico Sì. che fa un taglio di potenza. Sì, alla loro presentazione hanno detto che tira via un 10 cavalli di potenza. Ok, quindi restano 100. 100 cavalli, 100 cavalli. vanno più che bene. Ok, quindi boh, anche qua vedete il materiale viene riproposto qua, quello delle portiere, qua plastiche tutte rigide. Bellissime Ma- sono le bocchette. Le bocchette belle con quel... Veramente un bel materiale, proprio anche al tatto, sono E bellissime. si possono chiudere? Si possono chiudere Ok. e si possono aprire. Ok, perché alcune non si possono chiudere. Anche questo qua Non ero in un a video, chi stava guardando il video mi ha detto: Lorenzo, non hai fatto vedere se le bocchette si possono chiudere. Io non riesco a ricordarmi tutto nel video da far vedere. E qui c'è anche un porta oggetti, qua dietro, se non sbaglio. Poi vedo che c'è un piccolo porta oggetti, se si vuol mettere. Magari qualcosina. Sì, non so se è un porta cellulare, ma penso che scivoli via. Proprio un qualcosa di piccolo, sì. Ok, va bene. Eccoci qua signori, quindi siamo alla conclusione del video. Io ringrazio ancora Alberto Io ringrazio te per tutta la strada che hai fatto a fare queste cose. Ah, dai, fin quando ci siete voi che, cioè, Alberto è venuto giù da Milano per fare un video
sono 300 e passa chilometri. Io ti ringrazio, non so come... Beh, ci siamo conosciuti, abbiamo parlato Sì. di macchine. Vabbè, però... Quindi YouTube qualcosina serve per quanto Sì, riguarda sì, il motore, perché secondo la mia opinione quando vai in concessionaria la macchina la vedi in una determinata maniera, sono Esatto. tutte belle, sono lì, sono lucide. Quando parli con qualcuno che ce l'ha, ti inizia a spiegare veramente tutto come nell'uso quotidiano di tutti i giorni. Sì. Per quello ho detto non smettere, perché almeno le persone li acquistano, le provate, vedete, chi vuole acquistare un nuovo modello in automatico già si è fatto Esatto. un'idea di tantissime Sì. cose. Cioè io sono sempre stato contro, anche prima di avere il canale YouTube, ma il canale YouTube è nato per questo, perché ero stanco di recensioni lette, caratteristiche, lette e poi buttate là, e nessuno che ti faceva vedere certi particolari. Cioè, anche misurare il bagagliaio, che è una Certo, cavolata, ma certo. uno dice, boh, 1,05 m, ok, io so che metto una cosa da 1,04 m ci sta, ma non i litri, a me che me ne frega dei litri, cioè, voglio sapere quanto grande è il Ma bagagliaio. anche altre cose, che si parla dei test del motore, dei 3 cilindri, come può andare rumoroso in autostrada. Io sono venuto adesso da Milano, l'ho provata per la prima volta in autostrada, è una macchina identica alle altre, non senti assolutamente nulla. Sei a 120, sei a 130, viaggi benissimo, quindi il 3 cilindri che entra all'interno così, finché non lo testi Esatto. è facile parlare all'inizio. Sì. Io l'ho testato, non posso dire niente, assolutamente, non ci pensi se è un cilindro in più, se è un cilindro in meno, stai guidando, la macchina non fa fatica, va bene, Esatto. fai un sorpasso, fai qualsiasi cosa, anzi sta consumando anche poco, quindi per me ben venga che è un 1003 cilindri, Esatto. in questo caso. Sì, Poi sì, sì. chi guarda la meccanica sicuramente, magari c'è chi è pro, c'è chi è contro, ma nell'uso quotidiano per me venire qui da Milano è stato Anche perché con i senza limiti che problemi. abbiamo bisogna stare attenti a tutto, agli autovelox, a tutte quelle cose. Cioè, proprio ieri parlavo che ho fatto la recensione della Model Y, della Tesla, e io ho detto a chi ce l'ha, gli faccio, ma ascolta, c'è chi viaggia e c'è chi corre in auto. E il 90% viaggia in auto, non corriamo. Sì, certo. Perché se dobbiamo fare le corse andiamo sulle piste. Certo. Però di sicuro non vai con 1.3 cilindri a fare le corse. Quando sei in autostrada, sei in strada, vai con 1.3 cilindri perché stai viaggiando. Certo. E quella è la differenza. Che comunque cioè, ho avuto in passato altre macchine che erano 1.600, 4 cilindri, che se stiamo a guardare le prestazioni, i sorpassi facevano molto più fatica. Esatto. Assolutamente, il motore si sentiva molto di più. Quindi è un qualcosa di soggettivo e che va provato, va utilizzato tanto. Bene, è giusto Alberto, perché secondo bisogna mettersi in testa sta roba qua, che siamo tutti fenomeni, nel senso che a parlare, però dopo nell'uso quotidiano cosa dobbiamo sì, fare certo. con queste auto? Dobbiamo andare da A a B e punto, non è che dobbiamo fare le corse, tutto qua. Se dobbiamo fare le corse andiamo in pista e prendiamoci delle auto da corsa, Certo. tutto. Basta. Scusate il pipone, ma perché ci sono veramente tanti commenti che sono pesanti a volte. Ah, ma dove vai con quella cavolo di macchina? Ma uno si prende quello che gli serve. A Alberto gli serviva un'auto spaziosa, economica e che andasse bene. Nello stesso Basta. tempo piccola, corta. Piccola per dire in meno di 4,50 m, 4,10 m. Esatto. Io abito quasi in centro città, quindi devo parcheggiare anche spazi piccoli, è perfetta. Ci sono certi parcheggi che con una macchina di 4,40 m, 4,50 m non entri, questa Esatto. è perfetta, all'interno è ariosa. Esatto. Va benissimo. Questo, tu avevi bisogno di questo, hai preso questa. Certo. Se uno ha bisogno di un SUV per farsi vedere che è figo, che si prenda il SUV, cioè ognuno prende l'auto che vuole e che gli piace. Ma certi commenti sono veramente pesanti. Io alternative non ne ho trovate molto, c'era solo la Captur, che a differenza di prezzo, qui ho detto siamo intorno ai 19, lì eri intorno ai 25, Sì. Più o meno, anche qualcosina di più. Sono 6.000 euro. Sono 6.000 euro, bisogna vedere se ne vale, non ne vale, Okay. è un altro discorso, Esatto. è molto lungo. Per quello che ho fatto quel video là, Sì. magari più avanti faremo un video con questa. Bene signori, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale, è gratuito, e attivate le tasto notifiche. Io ringrazio ancora Alberto, Io grazie ringrazio mille. ancora te. Grazie mille e ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao.